Se non hai mai preso in mano un pastello, questo è il soggetto giusto per iniziare, semplice, veloce e ti mostro tutto il processo dall'inizio alla fine. Per questo progetto useremo i pastelli Rembrandt e le matite Carbotello, qualche pastello Sennelier e qualche matita Caran d'Ache. Ciao ciao e benvenuti nel mio canale. Inizieremo come al solito nel dare uno strato uniforme con il pastello Rembrandt. Daremo già il primo abbozzo di ombra con un pastello verde scuro, con la matita anche verde scuro faremo dei piccoli dettagli. Cominceremo anche a disegnare il picciolo, sempre con le matite, perché appunto essendo un dettaglio vanno fatte con le matite. Col pastello diciamo si possono fare, ma sarebbe più difficoltoso, quindi all'inizio usiamo le matite. Diamo ancora dei colpi di giallo sulla parte in ombra, diamo bene i contorni sempre con le matite, proprio per evitare di uscire fuori dalla mela. Diamo già il primo colpo di luce con un pastello bianco o verde molto chiaro, ma il bianco va benissimo. Procediamo ora a scurire la parte in ombra con il verde e dare sempre più luce alla parte invece che è più luminosa. Qui sto dando proprio dei piccoli dettagli con le matite, dei piccoli dettagli di luce sulla parte bassa della mela. Con l'arancio e un giallo diciamo scuro sto dando altri tocchi. Adesso cominciamo a fare anche la pera, dando un giallo uniforme come base, il picciolo sempre con la matita, quindi dando anche qui le ombre e le luci. Bastano piccoli tratti per fare il picciolo. Con la matita verde, anzi in questo caso ho usato il viola scuro, si darà l'ombra della pera. Ho usato anche questa matita color mattone, diciamo, un terra di siena molto chiaro. Anche la parte in ombra, cioè l'ombra della mela, viene data col viola scuro e poi si ripassa un po' di giallo e un po' di verde. Si danno anche già i primi punti di luce e pian piano si scurisce tutta la parte destra della pera, dando un fondo diciamo più arancione. Qui sto già dando le ombre, darò solo delle semplici ombre come se non ci fosse una superficie. L'ombra ovviamente è costituita sempre da una parte del colore dell'oggetto più il complementare, quindi in questo caso per la mela un verde più il rosso e per la pera un giallo, un marroncino e un viola. Poi con le matite man mano si fanno tutte le correzioni e si scuriscono le parti che devono essere più scure, si danno piccoli colpi di luce. L'ombra non mi convinceva, quindi l'ho ripassata un po' ancora con del colore.
evitato di usare i pastelli grandi per le ombre per evitare appunto di sporcare la mela o la pera, quindi le ho fatte tutte con la matita e per quello ho dovuto ripassare più volte. Ancora qualche dettaglio fino a che poi l'ombra non mi ha convinto appieno. Ancora lavoriamo un po' sulla pera, dando ancora parti più scure e parti più chiare, scurendo ancora l'ombra portata della mela e poi con un pastello Sennelier diamo gli ultimi colpi di luce. Per la mela ho usato un verde chiarissimo, quasi bianco, e così anche per la pera, e poi ho dato ancora dei colpi di luce con l'arancione sulla parte sinistra. Come vedete all'ultimo ho tolto le macchie che si erano formate sia con i soffi sia con magari piccole sbavature con una gomma pane pulita. Ecco, questo è il disegno finito. Io vi saluto, come al solito vi invito a mettere un like e iscrivervi al canale. Ci vediamo alla prossima. Ciao ciao e grazie per aver guardato fino alla fine.